Al Capone, considerato il più famoso gangster della storia, una delle figure principali del proibizionismo negli Stati Uniti durante gli anni '20. Infatti, soprannominato Scarface, ha ispirato molti film, libri e documentari, dando origine allo stereotipo della mafia che conosciamo oggi. Al Capone, il cui vero nome era Alphonse Gabriel Capone, nacque a New York City, nel distretto di Brooklyn, nel 1899. I genitori, di origine italiana, emigrarono negli Stati Uniti in cerca di un futuro migliore. Suo padre era un barbiere, mentre sua madre Teresa lavorava come sarta, e avevano 9 figli, lavoravano duramente e facevano del loro meglio per integrarsi nel paese che li ospitava, nonostante le difficoltà linguistiche, culturali e religiose. Il quartiere di Brooklyn dove vive Alphonse Capone è estremamente povero. Il crimine e lo squallore sono lo stile di vita del giovane, che allora aveva 10 anni. Infatti questo influenza molto la sua personalità, che rapidamente vira verso la brutalità e la violenza. All'età di 14 anni ha formato la sua prima banda, la Navy Street Gang, un nome dato in riferimento al quartiere in cui viveva. Gruppo creato per porre fine alle molestie delle ragazze italiane da parte dei ragazzi irlandesi, e come leader del gruppo. Al Capone mostra già una leadership innata che lo accompagnerà per tutta la vita. A quell'età abbandona la scuola dopo aver picchiato il suo insegnante. A 19 anni, Capone sposa Mary Coughlin, una giovane donna irlandese. La coppia darà alla luce il loro unico figlio, Albert Francis. Al Capone a questo punto non ha altra scelta che rivolgersi alla strada se vuole mantenere la sua famiglia, ed è avvicinandosi al grande crimine di New York che cercherà di farlo. Lì, Capone riesce ad entrare in una nuova banda. Una banda che comprende diversi gangster famosi come Johnny Torrio, Frankie Yale e Lucky Luciano. Con loro, Capone imparò il suo mestiere e iniziò la sua ascesa nella malavita di New York. La sua ascesa iniziò con Frankie Yale, che lo prese sotto la sua ala e lo assunse nel suo stabilimento, che era sia un bar che un bordello, l'Harvard Inn. Il lavoro di Al Capone era quello di recuperare i soldi dai cattivi pagatori, intimidendoli con la forza se necessario, e controllare il flusso di denaro delle prostitute per prevenire l'appropriazione indebita. Un bar noto soprattutto per le risse e gli omicidi, e Capone, immerso in questa atmosfera, parteciperà poi ad uno di essi, diventando presto una leggenda, con un soprannome che lo seguirà per il resto della sua vita. È proprio qui che riceverà la sua famosa cicatrice e il soprannome che lo seguirà per sempre, Scarface. Si dice che Al Capone corteggiò e sussurrò cose cattive all'orecchio di una ragazza, e che questa ragazza, non apprezzando le parole ascoltate, sarebbe andata a lamentarsi da suo fratello, un gangster di nome Frank Galluccio. Ubriaco e arrabbiato, avrebbe preso un apribottiglie per tagliare la gola a Capone. Per fortuna mancò il colpo, ma Capone comunque si ritrovò la guancia tagliata 2 volte, e una delle quali è particolarmente pronunciata e si estende dall'orecchio alla bocca. Dal suo matrimonio con Mary Coughlin sembra che voglia cambiare direzione, volendo trovare un lavoro onesto e rispettabile per proteggere la famiglia. Lascia il bar di Frankie Yale e si trasferirà a Baltimora. Lì riuscirà a trovare un lavoro che gli permetterà di sviluppare conoscenze contabili, abilità che gli diventerà molto utile durante il proibizionismo, per gestire i suoi milioni di dollari. Sfortunatamente, questo lavoro non dura a lungo. Il 14 novembre 1920, suo padre morì per un attacco di cuore, costringendolo a tornare a Brooklyn e a riavvicinarsi alle sue conoscenze di strada, rimettendosi nel crimine organizzato, e questa volta sarà per sempre. Di lui si diceva che non esitava a usare la forza, anche uccidendo se necessario. Diverse testimonianze raccontano che ha ucciso una prostituta sospettata di avergli nascosto dei soldi, o ucciso un amico che si rifiutava di pagare un debito al bar dove lavorava. Alcuni dei suoi compagni non vedono di buon occhio il suo temperamento sanguigno, soprattutto Frankie Yale e Lucky Luciano, che prendono la decisione di mandarlo via dalla città per un po', per evitare di attirare l'attenzione della legge. La missione di Capone è di raggiungere Johnny Torrio a Chicago. Avendo bisogno di qualcuno di cui fidarsi per aiutarlo con i suoi molteplici casi criminali, Johnny Torrio trova un sostegno al momento giusto. Al Capone, costretto ad accettare, riceve $2000 da Lucky Luciano e prende il primo treno per Chicago. Il giovane Capone scriverà poi il resto della sua storia, in una città che renderà tutta la sua leggenda. Durante questo periodo, agli americani è proibito consumare o produrre alcolici di qualsiasi tipo, e in questo contesto, Al Capone arriva a Chicago con la sua famiglia. Una volta lì, ha un solo desiderio: imparare i meccanismi interni del crimine organizzato e fare carriera nella comunità.
Per farlo, si affida al suo nuovo capo, Johnny Torrio, e Johnny Torrio è la persona ideale per guidare Capone al vertice del crimine. Con lui, Capone si rende conto che deve usare di più il suo cervello se vuole salire nella gerarchia del crimine. Inizia a lavorare in bordelli di basso livello, e ben presto in uno dei bar più importanti di Torrio. Come l'altro bar, omicidi e risse si verificano regolarmente, ma in questo bar Capone riesce persino a fare squadra con il suo capo, Johnny Torrio. A quel punto comincia a guadagnare bene. In particolare, grazie al contrabbando di alcol, alla prostituzione, al racket e alle scommesse sportive, che portano molti soldi alla mafia. Tutto va bene per Torrio e Capone, ma quando William Dever diventa sindaco della città, vuole immediatamente reprimere il gioco d'azzardo e il resto, così molti locali vengono chiusi, costringendo i mafiosi a lasciare Chicago. Capone e Torrio non hanno altra scelta che spostare il loro quartier generale alla periferia della città, a Cicero. Al suo arrivo a Cicero, Johnny Torrio vuole trasformare la città in una zona favorevole al traffico di alcolici e alle scommesse, vuole espandere le operazioni mentre prende il controllo della città. Ma per farlo, gli serve l'appoggio nelle prossime elezioni, devono assicurarsi di far pendere la bilancia a favore del loro candidato. Per portare a termine questa missione, Al Capone fa intervenire due dei suoi fratelli, Frank e Ralph Capone, e il 31 marzo del 1924, il giorno delle elezioni, usano pugni e pistole per intimidire gli elettori, scortandoli ai seggi per controllare che le loro buste contengano il nome del candidato prescelto da Torrio. Stufi per la situazione che li opprime, gli elettori chiedono aiuto al giudice Jarecchi. Quest'ultimo, dopo essere venuto a conoscenza del problema, fa inviare 70 poliziotti in borghese nella città di Cicero, e mescolati alla folla, appena scesi, vedono Frank Capone che cerca di estrarre una pistola dalla sua tasca. Credendo fossero di una banda rivale, il fratello maggiore di Al Capone si prepara al peggio. Ma dopo questo gesto, la polizia non ci pensa due volte e gli spara a sangue freddo. Frank Capone viene crivellato di colpi. Per Capone e Torrio però ne venne fuori qualcosa di molto buono, il loro candidato era stato eletto. Tuttavia, questa vittoria ebbe un sapore amaro per Capone, che vide suo fratello Frank eliminato durante la battaglia. Johnny Torrio e Al Capone non persero tempo per avviare una nuova casa da gioco che portò quasi 1,5 milioni di dollari nei primi anni, una somma astronomica per l'epoca. E Cicero avrà più di 150 case da gioco che servono tutti alcolici in abbondanza. Il contrabbando di alcolici è davvero prolifico, ma anche altre bande criminali vogliono una fetta della torta, compresi gli irlandesi, che erano lì molto prima di loro. I due clan si scontrano per il monopolio del contrabbando. Questa rivalità durerà per tutta la durata del proibizionismo. Il gruppo irlandese, guidato da Dean O'Banion, attaccò gli italiani, che allora detenevano gran parte del commercio di liquori. L'obiettivo è di eliminare Johnny Torrio, a tutti i costi, ma sfortunatamente per gli irlandesi, il tentativo fallì, dando a Torrio la possibilità di vendicarsi. Il 10 novembre del 1924, circa 5 mesi dopo l'attacco irlandese, Dean O'Banion fu ucciso nel suo negozio di fiori con 2 proiettili al petto e 2 al collo. Questo omicidio fu eseguito da 3 uomini di Torrio, Frankie Yale, John Scalise e Albert Anselmi. La mafia irlandese tornò però alla carica. Altri 2 mafiosi irlandesi gli daranno del filo da torcere, Imie Weiss e Bugs Moran, che nel gennaio del 1925 escogitarono un altro piano per assassinare Torrio. Questa volta la loro mossa è quasi un successo. Torrio fugge miracolosamente e dopo questo incidente, Torrio si ritirerà, passando le redini a Al Capone. Capone nel frattempo è impegnato in un'altra guerra tra bande, contro i Genna, una temuta famiglia mafiosa siciliana. Ma Scarface non può permettersi di ignorare gli irlandesi, che hanno un solo desiderio, quello di vendicare la morte di Dean O'Banion. Per rispondere alle loro ritorsioni, Capone progetta il loro sterminio, a cominciare da Imie Weiss. Una squadra di 5 uomini è incaricata di eseguire il suo assassinio, tra cui Frank Nitti, Anthony Accardo, Frank Diamond, Albert Anselmi e John Scalise. 11 ottobre 1926. La banda pianifica l'assassinio osservando i movimenti di Imie Weiss. Per una settimana aspettano il momento giusto per sparargli, fino al giorno in cui si presenterà l'opportunità. Uno dei rivali di Scarface è ormai fuori gioco, tutto quello che ora doveva fare era sbarazzarsi di Bugs Moran e aveva il monopolio del commercio di liquori a Chicago.
Nell'aprile 1927, l'ex sindaco di Chicago fu rieletto e questa notizia va a vantaggio di Al Capone e della sua famiglia che, dopo 4 anni, possono finalmente trasferirsi nella loro vecchia sede. A questo punto resta da sistemare solo Bugs Moran prima del controllo totale del mercato degli alcolici. I due intraprendono una guerra senza precedenti, fatta di omicidi e regolamenti di conti, terrorizzando le strade di Chicago. Per porre fine a questa guerra, Al Capone escogiterà un piano. Il 14 febbraio del 1929, il giorno di San Valentino, mentre è in vacanza nella sua villa in Florida, Capone ordina ad alcuni dei suoi uomini di andare in uno dei negozi di liquori di Bugs Moran. Travestiti da poliziotti, i sicari ordinano alle 7 persone presenti nell'edificio di mettersi in fila contro il muro. Per loro non è altro che un normale raid che si risolverà come al solito con la corruzione. Ma questo errore sarà fatale. Senza pietà, i soldati di Al Capone li falciano e trasformano il magazzino di Moran in un vero e proprio mattatoio. Nessun sopravvissuto, tutti e 7 vengono uccisi all'istante. Ma gli scagnozzi di Al Capone si rendono conto con stupore che Bugs Moran non è tra loro. Era riuscito a scappare quando aveva visto i poliziotti arrivare al magazzino qualche istante prima. Bugs Moran finirà la sua carriera quando viene incarcerato per una rapina in banca, morendo nel 1957 mentre scontava la sua pena. Il controllo totale del crimine organizzato a Chicago per Al Capone non è mai stato così vicino. I principali boss della mafia si incontrano ad Atlantic City per discutere il futuro dei loro affari. Anche Al Capone ci va, in particolare per tenere d'occhio chiunque cerchi di organizzare qualcosa alle sue spalle. È accompagnato da diversi grandi nomi della malavita, tra cui Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Albert Anastasia e Willy Moretti. Lo scopo di questo summit è quello di allentare le tensioni tra le diverse famiglie mafiose ed evitare così guerre che danneggerebbero gli affari. Ma Al Capone in questo incontro ha ricevuto critiche perché ha attirato troppa attenzione dopo il massacro di San Valentino. Perciò gli si consiglia di stare tranquillo per un po'. In effetti lo farà, ma in un modo piuttosto inaspettato. Infatti, 16 ore dopo aver lasciato il summit, Al Capone riuscì a farsi arrestare dalla polizia di Filadelfia per avere una pistola. L'FBI comincia a interessarsi seriamente a questo personaggio. La condanna è 1 anno di prigione, una pena leggera e ridotta, grazie ai suoi numerosi avvocati. Quando ritorna, Al Capone sta delegando le operazioni a Ralph, l'altro suo fratello maggiore che lo aiutò a conquistare la città di Cicero. Con la sua condanna scontata, Al Capone tornerà agli affari come al solito, cercando di ripristinare la sua immagine. In particolare, attraverso diverse uscite mediatiche in cui può essere visto mentre si diverte con i suoi hobby. Infatti, il padrino di Chicago era un grande appassionato di sport. Gli piaceva assistere ai grandi eventi sportivi, come gli incontri di box, le partite di baseball, le corse di cavalli e di cani. In questi eventi sportivi non era raro vederlo accompagnato da politici, che non erano timidi a mostrarsi con lui. Nel suo tempo libero, Capone frequentava anche le opere teatrali e l'opera. Apparire in pubblico era ciò che gli riusciva meglio, e i giornalisti iniziarono a creare il mito, Al Capone. Ma la reputazione, macchiata dal massacro di San Valentino, cominciò a metterlo in difficoltà. Per contrastare questa cattiva immagine, Capone scelse allora di fare il benefattore del popolo, venendo in soccorso dei poveri. Così Capone investe il suo tempo per ripristinare la sua reputazione soprattutto durante la Grande Depressione del 1929, quando aprì una mensa per aiutare i bisognosi. Per lui è un modo per avvicinarsi al popolo e alla classe operaia. Soprattutto, il suo obiettivo è quello di coltivare un'immagine di Robin Hood, colui che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Non dura a lungo però. I problemi legali lo raggiungono presto. Il governo vuole far fuori Capone, che diventa così il nemico pubblico numero 1. Al Capone, al culmine del suo impero, era così influente che la legge stessa non poteva fare nulla contro di lui. Il suo esercito di soldati è più potente della polizia di Chicago e della contea messe insieme. All'epoca, tutta l'America era convinta che Al Capone fosse un criminale, ma nessuno era in grado di provarlo. Il governo e l'FBI debbono trovare una soluzione. La soluzione la trovano nelle tasse, perché Capone con tutti i suoi milioni di dollari non fa dichiarazioni dei redditi a suo nome. Una squadra di agenti del Dipartimento del Tesoro ha il compito di trovare le prove per eliminare il mafioso. Nel 1931 viene trovata la prova dell'esistenza di una delle entrate del padrino.
Il 5 giugno del 1931 fu accusato di frode fiscale e il 6 ottobre del 1931 iniziò il suo processo nella Corte federale di Chicago. Un processo di portata internazionale, con i media di tutto il mondo che coprivano l'evento, cosa mai vista all'epoca. Un processo che mette tutti gli Stati Uniti contro un gangster. Capone pensa di potersela cavare con 2 anni al massimo se si dichiara colpevole davanti a un giudice. Ma come al solito, cerca di corromperli. Ma stavolta non funziona come previsto, i giurati vengono sostituiti all'ultimo minuto e dopo 8 ore di deliberazione. I giurati trovano Al Capone colpevole di evasione fiscale. 6 giorni dopo, la sentenza, Al Capone si becca 11 anni di prigione, una pena esagerata per un'epoca in cui l'evasione fiscale raramente superava i 2 anni. Quindi Al Capone viene trasferito alla prigione della contea di Cook. Il suo soggiorno però è comodo e piacevole, cella privata con doccia, accesso al telefono e persino permesso di trasferimenti di denaro a distanza. A questo punto, tutto sembra andare bene per Scarface, che sta passando qualche giorno tranquillo in prigione. Ma non contava sulla malattia che avrebbe cominciato a distruggere la sua salute mentale. I medici gli diagnosticano la sifilide, un'infezione sessualmente trasmissibile contratta probabilmente durante il sesso con una prostituta in gioventù. Questa malattia gli farà perdere molti soldi e soprattutto il suo impero criminale, molti dei suoi soci lo abbandoneranno e ancor peggio verrà trasferito al penitenziario di Atlanta. Una prigione molto più severa dove nessuna forma di corruzione è possibile. All'età di 33 anni, la sua salute continuerà a peggiorare, poiché la sifilide ha raggiunto lo stadio terziario, così la demenza comincia gradualmente a colpirlo. Nell'agosto del 1934 fu mandato in un'altra prigione, ad Alcatraz, un'isola prigione vicino a San Francisco, appena creata dal governo per contenere i criminali più pericolosi del paese. Di conseguenza, la sua pietosa condizione lo porterà a lasciare per sempre la prigione di Alcatraz. Scarface passerà i suoi ultimi anni nella sua villa in Florida, circondato dalla sua famiglia. Ormai Al Capone è solo l'ombra di se stesso. Il 25 gennaio del 1947, Alphonse Gabriel Capone, conosciuto come Scarface, morì finalmente per un attacco di cuore all'età di 48 anni. Dotato di una fortuna considerevole stimata a più di $1 miliardo al culmine del suo regno, era senza dubbio uno dei gangster più ricchi della storia. Ovviamente deve questa fortuna al contesto politico del suo tempo. In particolare, il proibizionismo è stato il suo trampolino di lancio per sviluppare il suo impero criminale. Percepito come il gangster più pericoloso e influente della storia americana, in realtà lo era solo nella sua città, Chicago. Ma in ogni caso, Scarface è e rimarrà il simbolo del gangster degli anni '20. La sua immagine continuerà ad ispirare film, serie e documentari.